Parliamo di fibromialgia. La fibromialgia, detta anche sindrome fibromialgica, è una patologia caratterizzata dalla presenza di dolore cronico, diffuso e generalizzato, spesso associato ad affaticamento, disturbi del sonno e altri sintomi che vedremo. Why don't you wear a suit? Ma perché? Perché dovrei indossare un abito? Stiamo parlando di medicina, di malattie, secondo me è molto più adatto il camice. Ma torniamo alla fibromialgia. In generale, quello che noi percepiamo come dolore è il risultato di un bilanciamento nel sistema nervoso tra gli stimoli che amplificano il dolore e quelli che invece lo riducono. Nei pazienti con fibromialgia, i processi eccitatori che tendono a far aumentare il dolore sono facilitati, mentre i processi inibitori che tendono a ridurre il dolore sono frenati. Purtroppo non sappiamo quale sia la causa di questa malattia, ma ci possono essere dei fattori scatenanti. Ad esempio un trauma fisico, un intervento chirurgico, un'infezione, un periodo di forte stress. Altre volte i sintomi si manifestano gradualmente senza un evidente fattore scatenante. Si crea una condizione in cui gli stimoli dolorifici sono amplificati. Di conseguenza queste persone hanno una soglia del dolore più bassa e quindi possono avere più facilmente dolore spontaneo, ma anche dolore in seguito a stimoli che non dovrebbero essere dolorosi, come il tatto, la pressione, il caldo, il freddo, e quando sono sottoposti a stimoli dolorosi, il dolore viene percepito come più intenso. Ma non solo, anche la durata e l'estensione del dolore tendono ad aumentare, per cui un dolore acuto può diventare facilmente un dolore cronico, diffuso e generalizzato. Cosa aumenta? Ma pagare. Apprezzo l'educazione. Si associa spesso anche un'alterazione dei livelli ormonali, in particolare degli ormoni prodotti dall'ipotalamo, dall'ipofisi e dalla ghiandola surrenale, soprattutto il cortisolo, per quanto i risultati siano spesso contraddittori e non se ne conoscano bene i meccanismi. Ti sei dimenticato di dire che la fibromialgia colpisce soprattutto le donne. Hai ragione, la fibromialgia colpisce soprattutto le donne. Va bene? Vediamo più nei dettagli la sintomatologia della fibromialgia. Il sintomo più rilevante è il dolore, soprattutto muscolare, diffuso in molte aree del corpo, persistente e di lunga durata. È solitamente continuo, ma fluttua nel tempo, peggiorando con la stanchezza e durante gli sforzi muscolari. Al dolore muscolare si associa una sensazione di rigidità, soprattutto al risveglio, e di affaticamento, che creano alla paziente difficoltà a svolgere le attività quotidiane, familiari e lavorative. Un altro sintomo comune è la mancanza di un sonno ristoratore. Le persone che soffrono di fibromialgia tendono ad avere più difficoltà a prendere sonno e si svegliano spesso durante la notte. Una frase comune che ripetono spesso è: mi sveglio la mattina che sono più stanca di quando mi sono coricata. Ovviamente la ridotta qualità del sonno peggiora il senso di affaticamento che si sente durante la giornata. Altri sintomi fastidiosi sono i disturbi cognitivi, cioè la difficoltà a concentrarsi e la perdita di memoria. La memoria? Sì, la memoria. Poi si avverte una sorta di annebbiamento mentale che rende difficili le attività della giornata, soprattutto lavorative. Si possono poi associare altri sintomi generali, come mal di testa, dolore e gonfiore addominali, nausea, diarrea, formicolii, capogiri. Molto bene, molto bene. Ma non direi, non va bene per niente. Niente? No. Adesso parliamo della diagnosi. Si basa sulla presenza di dolore diffuso in varie parti del corpo e generalizzato, che viene valutata attraverso un questionario, associata alla severità dei sintomi accessori, come la fatica,
la mancanza di sonno ristoratore e i disturbi cognitivi. A memoria? Anche la memoria e di altri sintomi generali come mal di testa, dolore e gonfiori addominali e depressione. I sintomi devono essere presenti da almeno 3 mesi. In passato venivano considerati per la diagnosi dei punti del corpo che dovevano essere dolenti alla palpazione, ma in seguito questo criterio è stato eliminato perché rendeva la diagnosi più difficile e meno precisa. Non ci sono test diagnostici o esami radiologici che ci possono aiutare per fare la diagnosi di fibromialgia, però questi esami sono utili per escludere altre patologie che potrebbero dare sintomi simili. Qualche buona notizia? Tipo, come la curiamo? È difficile parlare di cura, perché per il momento non siamo in grado di portare i pazienti fino alla guarigione definitiva. Le terapie hanno l'obiettivo di ridurre il più possibile i sintomi e di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Si associano terapie farmacologiche, attività fisica e terapie psicologiche. I farmaci utilizzati agiscono sul sistema nervoso centrale. Si usano soprattutto antidepressivi, antiepilettici e miorilassanti, che riducono il dolore, migliorano il sonno, riducono la fatica, migliorano le capacità cognitive e la depressione. Studi recenti supportano anche l'uso dei cannabinoidi, cioè derivati della cannabis, che aiutano a ridurre il dolore e la rigidità, a migliorare il sonno e il rilassamento e a dare ai pazienti una sensazione di benessere. Lo sapevo. È utile associare alla terapia farmacologica una regolare attività fisica, che dà buoni risultati riducendo il dolore, migliorando la qualità di vita, il sonno e le funzioni fisiche e psicologiche. È importante associare anche una terapia psicologica. Con tecniche di rilassamento e meditazione è la terapia cognitivo-comportamentale, guidata da uno psicologo, che aiuta la paziente a gestire i sintomi, cambiando i sentimenti negativi e promuovendo strategie per migliorare la qualità di vita. Queste sono le terapie principali. Ok, hai parlato della fibromialgia, ma non hai detto cosa c'entra col dolore orofacciale. Giusto. Infatti la fibromialgia non viene curata dall'odontoiatra, ma molte di queste pazienti hanno anche sintomi ai muscoli masticatori, alle articolazioni della mandibola e soffrono di bruxismo. E qui entri in gioco tu. Esatto. In questo caso l'odontoiatra può aiutare a gestire questi disturbi intervenendo con varie terapie che potete vedere nel dettaglio nei video inclusi in questa playlist, ma che vi posso riassumere brevemente. Può essere utile l'uso di un bite, soprattutto se la paziente soffre di bruxismo durante il sonno, esercizi, fisioterapia, il controllo delle parafunzioni orali durante la giornata, evitare di stringere e serrare i denti, di mangiarsi le unghie, di mordicchiare le labbra, la lingua, le guance, eccetera. Ovviamente queste terapie non curano la fibromialgia, ma possono aiutare le pazienti a stare meglio. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Ma cos'è questa roba? È come un film muto, non puoi parlare.